Salve a tutti! Questo video non contiene tecniche o mantra utili per migliorare la propria vita. Con questo video voglio esclusivamente far riflettere sullo stato dei pensieri che abbiamo durante una giornata e magari prendere qualche spunto per poterli cambiare se non sono adeguatamente in linea con la vita che si vuole ottenere. La domanda è questa: vince un pensiero potente o un pensiero duraturo? Parto subito dicendo che la mente ha una struttura assolutamente allenabile e che a prescindere noi dobbiamo essere i piloti che governano il nostro corpo e la nostra mente, altrimenti siamo paragonabili a vetture fuori controllo. Posso solo dire che ci sono tecniche di meditazione utilizzate anche per i soldati, dove si insegnano metodi per diventare ancora più coscienti del proprio potenziale e diventare così più vicini alla perfezione. Tornando alla domanda principale, chi è più forte, parlando di legge d'attrazione, un pensiero potente o un pensiero duraturo? Mettiamo il caso di una persona che ha un forte dolore a un piede. Riesce a rilassarsi, si visualizza in perfetta salute, magari fa anche un mantra sulla guarigione e al termine della meditazione si alza e il piede continua a fargli male. Per tutto il giorno il pensiero sarà puntato sul dolore e sul fatto che sta soffrendo ormai da troppi giorni. Se parliamo di energia, avremo dato un fantastico segnale di guarigione durante la meditazione, che magari è durato un quarto d'ora. E potenzialmente per tutto il resto della giornata avremo un pensiero puntato al dolore. Stessa cosa avviene per chi ha la mancanza di denaro o di amore. 15 minuti di attrazione positiva e 23 ore e 45 minuti di pensieri sulla mancanza. Ricordiamoci che la mente è fatta di pensieri consapevoli e inconsapevoli. Con l'allenamento possiamo tranquillamente guidare il pensiero consapevole dove meglio crediamo. Ma per addestrare il pensiero inconsapevole serve molta costanza. I mantra, le affermazioni e i subliminali allenano anche il pensiero inconsapevole. Quindi, tornando all'esempio di prima, se il ragazzo dolorante ha una mente non allenata, abituata a pensare negativamente e con la tendenza a lamentarsi, il proprio subconscio potenzialmente sarà in linea con l'idea che il dolore rimarrà in eterno. È impossibile da guarire senza farmaci adeguati. Anche quando inizierà a guarire, magari il ragazzo cadrà il cellulare di mano direttamente sul punto dolorante, riaccendendo l'infiammazione e confermando che la vita è fatta di dolore e sofferenza. Se invece il solito ragazzo, oltre alla meditazione di 15 minuti, ha un buon subconscio allenato alla salute, dove le informazioni di base sono puntate alla guarigione rapida e alla voglia di vivere. I pensieri consapevoli potranno essere più o meno ottimistici. Il dolore non si può certo eliminare dalla mente. Ma ad ogni fitta, il pensiero che avrà sarà qualcosa del tipo «non vedo l'ora di stare bene» e non «ogni giorno che passa fa sempre più male». Posso garantire che la guarigione avverrà molto più velocemente, confermando appunto i pensieri consapevoli e inconsapevoli del ragazzo. Questo tipo di mentalità vale per ogni argomento della vita. Cosa rimugina la mente consapevole e in maniera ancora più profonda la mente inconsapevole? Spesso i nostri desideri non si realizzano. Io desidero di galoppare su un bel cavallo bianco. Benissimo. Subito dopo questo desiderio partono i loop mentali che fanno rimanere legati allo stato di comfort. La nostra vocina interna dice: io ho paura dei cavalli, se cado mi faccio male, sono animali alti e ho paura dell'altezza. Quindi potenzialmente il desiderio di andare su un bel cavallo bianco verrà assolutamente annullato da tutti i pensieri negativi che la mente consapevole o inconsapevole ci sta fornendo. Quello che voglio dire con questo video è che ogni persona si può perfezionare con l'adeguato allenamento. I 21 giorni minimi per un mantra servono ad allenare quella vocina del subconscio che remerà contro la vostra guarigione o la vostra ricchezza. Oltre al subconscio dovrete imparare anche ad accorgervi di tutti quei pensieri dannosi che vi rallentano nel quotidiano. Raramente in 21 giorni si diventa ricchi, belli e amati.
ma almeno si possono iniziare a cambiare dei loop negativi che vi tormentano da anni e che magari non vi siete nemmeno accorti di avere. Viviamo in un mondo fatto di energia che influisce sulla materia e per far accadere questo serve tempo. Se il vostro bel desiderio potente viene indebolito da tutto il chiacchiericcio mentale negativo, cosa trarrete? Il desiderio fatto in un minuto o tutto il chiacchiericcio negativo che fate costantemente nella vostra mente? Questo oltretutto confermerà che la legge d'attrazione esiste e funziona, visto che starete attraendo tutte le vostre più grandi paure. Mettiamo invece che il vostro desiderio immediato e potente venga supportato da una mente allenata e positiva, un subconscio che sa cosa vuole e magari che ripete "io posso". Il desiderio, oltre che avvicinarsi molto più velocemente a voi, si realizzerà in maniera perfetta e pulita. Il pensiero duraturo, quello che abbiamo costantemente per tutta la giornata, deve essere di supporto, non di intralcio. Detto questo, grazie per aver ascoltato questa riflessione. Se il video vi è piaciuto, ricordate di mettere il vostro like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle mie dirette e sui video in uscita. Buona vita a tutti!